Salve a tutti, oggi voglio condividere con voi alcune operazioni da fare nel momento in cui abbiamo deciso di far riposare lo scooter magari durante il periodo invernale per un certo periodo di tempo. Io solitamente non lo tengo mai fermo più di 40 giorni, poi si parla di rimessaggio dello scooter o della moto quando si superano i 60 giorni. Però è bene sapere che nel momento in cui lo scooter circola in questo periodo in cui la temperatura è 0-4, è stato buttato il sale nelle rotonde oppure nei supermercati, nei distributori di benzina, e il sale corrode le parti, le componenti della moto, sia quelle in metallo sia anche le vernici. Quindi la prima operazione che vi consiglio di fare è quella di lavare lo scooter. La cosa migliore è di utilizzare dell'acqua tiepida e con sapone neutro, che non è aggressivo, e quindi lavare in questo modo lo scooter. E una seconda operazione da fare è quella di tenere lo scooter sul cavalletto centrale e non su quello laterale, in modo tale da fare poca pressione sulle ruote. In questo caso il mio scooter poggia sulla ruota di dietro e quindi l'accortenza sarebbe che ogni 20 giorni circa di far ruotare la ruota per evitare che si ovalizzi. Poi un altro elemento da tenere in considerazione è molto importante, è quello della cura della batteria. Qui dobbiamo spendere un paio di parole in più, poi magari faccio un video sulle operazioni che faccio io, ma un video a parte. E sicuramente la cosa importante da fare è che se avete programmato di tenere lo scooter fermo più di 2 settimane, più di 15 giorni, allora vi consiglio di tenere staccato il polo negativo dalla batteria, perché anche se lo scooter è spento, comunque la componentistica elettronica assorbe energia dalla batteria, oltre il fenomeno di scarica naturale della batteria. Se invece avete intenzione di tenere fermo lo scooter più di un mese e mezzo, io vi consiglio di adottare da subito un congegno elettronico che si chiama mantenitore di carica della batteria, il quale nel momento in cui la carica della batteria diminuisce in automatico ve la porta al massimo. Oppure se sapete che nel giro di un mese e mezzo lo riprendete, staccate la batteria dallo scooter, massimo 60 giorni, e dovete ricaricarla prima di metterla sullo scooter, perché altrimenti la batteria si danneggia irrimediabilmente. Allora, un'altra operazione che vi consiglio di fare è quella di tenere il serbatoio della benzina pieno. Questo perché se il serbatoio fosse in metallo, oltre al problema della condensa c'è anche quello della ruggine, ma i moderni scooter comunque il serbatoio è in plastica, quindi il problema della ruggine non c'è il problema però della condensa. Col passare del tempo la condensa si accumula nella benzina, se c'è poca benzina va in circolo nel motore e potremmo avere dei problemi. Invece con il serbatoio della benzina pieno il fenomeno della condensa non ce l'abbiamo. E poi l'ultima operazione da fare è quello di coprire lo scooter. Possiamo coprirlo con un telo apposito che è impermeabile ma comunque fa traspirare aria, oppure semplicemente con un bel lenzuolo di cotone, perché il lenzuolo di cotone protegge dalla polvere e dall'umidità, però fa anche traspirare eventuale umidità e condensa che si sta sotto il lenzuolo, perché altrimenti effettuiamo un fenomeno di cappa. E quindi questi secondo me sono i 5 elementi principali da tenere in considerazione quando vogliamo tenere fermo lo scooter per periodi superiori ad almeno 3 settimane, 21 giorni, 30 giorni. Se avete altre considerazioni da fare, altre migliorie e altri suggerimenti, potete scriverlo sotto nei commenti in modo tale che possiamo scambiarci le nostre conoscenze. Vi rimando al prossimo video che farò, quello su come tenere in buona salute la batteria nel momento in cui teniamo lo scooter fermo per periodi più o meno lunghi. Quindi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao!